Stiamo camminando lungo uno dei trekking più spettacolari di tutto il Ponente Ligure. Collega due borghi tra i più belli d'Italia e ci sta regalando dei panorami straordinari. Non tornavamo in Liguria da più di un anno e ci erano mancati i suoi colori, i paesaggi, ma soprattutto la focaccia. Siamo nella Riviera di Ponente e stiamo per raccontarvi di un trekking spettacolare a Pico sul Mare. Pronti per questa nuova avventura? Per raggiungere la meta di oggi abbiamo deciso di prendere il treno. Si sa che in questa stagione i parcheggi in Liguria possono diventare un problema e a questo proposito vogliamo presentarvi chi ha reso possibile la realizzazione di questo video. Trainpal è un'app che vi permette di confrontare i vari prezzi dei treni e di prenotare al prezzo più conveniente possibile. È partner delle più importanti compagnie ferroviarie in tutta Europa e non ha spese di prenotazione aggiuntive. Usando il nostro codice SarePaolo5 avrete il 5% di sconto sul costo base dei biglietti. Inoltre, per risparmiare ancora di più potreste usare la funzionalità chiamata Split Ticket, che divide automaticamente il vostro viaggio su più tratte per garantirvi il prezzo più basso possibile rispetto ad esempio ad un diretto. Potete scaricare gratuitamente l'app per provarla e trovate il link nel primo commento e anche nella descrizione del video. Noi ci siamo trovati molto bene e speriamo che possa esservi utile per prenotare i vostri prossimi viaggi. Grazie mille, ora abbiamo un treno per la Liguria che ci aspetta. 2 ore di viaggio sono volate, osservando i panorami cambiare velocemente dal nostro finestrino. Arriviamo nel primo pomeriggio a Finale Ligure, che però non è la nostra destinazione. Appena fuori dalla stazione prendiamo il bus numero 40 sbarrato in direzione Savona per raggiungere Noli. Il biglietto potete acquistarlo in tabaccheria a 1,50 € oppure direttamente a bordo al costo di 3 €. In soli 15 minuti siamo finalmente in paese. Siamo appena arrivati a Noli finalmente, il tempo non è il massimo, adesso andiamo a fare il check-in, speriamo migliori. Abbiamo trovato un buon hotel proprio sul lungomare, era il più conveniente per una notte e direi proprio che non ci è andata male. Lasciamo gli zaini in camera e usciamo per una prima passeggiata in centro storico. La prima cosa che notiamo sono le tante torri che caratterizzano il paese, gli regalano un aspetto medievale ed autentico che ci piace da subito. Il centro è circondato da mura e ci sono diversi portali d'accesso tutti caratteristici. È la prima volta che visitiamo Noli ed è stranissimo, non so come mai non l'abbiamo mai considerata prima, ma il centro è stupendo e ci sta piacendo un sacco. Non può passare inosservato il castello di Monte Orsino, che dalla cima di una collina domina Noli con la sua imponenza. Dal lungomare poi la vista è stupenda. Il mare in questo punto è di un blu molto intenso. C'è una grande spiaggia libera con le barche dei pescatori, che da inizio Novecento qui a Noli si tramandano le tecniche tradizionali della pesca artigianale. Prendiamo un gelato perché non si può essere al mare e non mangiarne nemmeno uno, prima di andare verso Porta di Piazza, l'ingresso principale all'antico abitato e sicuramente il più scenografico. Sulla destra troviamo la Loggia della Repubblica, con il bellissimo mosaico sul pavimento e da dove partono i caratteristici portici. In una trattoria molto carina mangio un piatto di trofie al pesto, mentre Paolo una pizza. Non avevamo dubbi su cosa avrebbe scelto, vero? Dopo qualche foto al borgo che cambia colore, quando i lampioni si accendono, torniamo in hotel. Domani ci aspetta una bella camminata. Ci svegliamo con il sole e il cielo azzurro, si prospetta una bellissima giornata. Dopo una buona colazione per ricaricare le forze, il primo stop è la panetteria. Non possiamo partire per il nostro trekking senza aver fatto il pieno di focaccia per il pranzo. Partendo dal nostro hotel, l'imbocco del sentiero è davvero a pochi passi. Iniziamo infatti la salita da via 25 aprile, di fianco alla chiesa di San Francesco. Il trekking di oggi, che ha come meta finale Varigotti, è lungo circa 7 km con 350 metri di dislivello. Siamo partiti da poco da Noli, che vediamo lì dietro in lontananza, e abbiamo imboccato il Sentiero del Pellegrino, che per questo primo tratto coincide con il Sentiero Dantesco. È dedicato a Dante perché Noli viene citato nel Purgatorio della Divina Commedia.
Il tracciato è ben segnalato, con il numero 1 e un cerchio rosso barrato qui nel primo tratto. Salendo ci sono già i primi scorci su Noli e sulla sua baia. Troviamo un punto panoramico incredibile, che non può di certo lasciare indifferenti. Oggi poi siamo stati particolarmente fortunati. C'è un po' di vento, qualche nuvola di passaggio che ci regala momenti d'ombra, ma anche un cielo super azzurro. La primavera secondo noi è il momento migliore per fare questo percorso. Essendo quasi tutto al sole, in estate ci sentiamo di sconsigliarvelo. Troviamo lungo il cammino i ruderi dell'antica chiesa romanica di Santa Margherita. Se girate intorno ai resti a sinistra, scoprirete una balconata segreta con un panorama pazzesco sul mare. Facciamo ancora pochi passi in salita prima di trovare il nostro bivio. Facciamo una deviazione di 10 minuti e un quarto d'ora in discesa per andare alla Grotta dei Briganti o dei Falsari. La discesa è molto ripida e in alcuni punti sono state messe delle corde per agevolare il cammino. Niente di infattibile ovviamente, ci vuole solo un pochino di attenzione in più per non scivolare. Arriviamo così alla Grotta dei Falsari. Per accedervi c'è una piccola apertura rotonda nella roccia in cui calarsi. È bellissima, ce l'aspettavamo molto più piccola, invece è immensa. Deve il suo nome a una leggenda. Si dice infatti che fosse la sede dei traffici dei contrabbandieri che in tempi passati tenevano qui la propria merce. Non ci sembra così impossibile come cosa. La vista sul mare incorniciata perfettamente dalle pareti di roccia di questo antro è meravigliosa. Avevamo già visto la grotta ieri dall'autobus che ci ha portato a Noli, ma da dentro è tutto un altro spettacolo. Torniamo sul sentiero principale che ora è in piano e rilassante. Quando gli alberi si aprono il paesaggio è veramente un sogno. Notiamo sulla sinistra una piccolissima stradina in salita e un cartello che indica una scorciatoia. Abbiamo deciso di imboccarla e in meno di 5 minuti siamo arrivati al semaforo di Caponoli, una vecchia postazione telegrafica militare ora chiusa. Arrivati a Caponoli la segnaletica del sentiero cambia, infatti dai puntini rossi che abbiamo visto prima diventano delle croci rosse e si prosegue fino a Varigotti. Passiamo dalla Torre delle Streghe e proseguendo col nostro cammino vediamo cambiare improvvisamente lo scenario che ci circonda. Non più bosco, ma iniziamo a camminare in costa alla montagna, il sentiero è molto più aperto e la vista sul mare è fantastica. In questo punto preciso poi l'acqua è di un turchese incredibile, il colore più bello visto fino ad ora. Prendiamo la deviazione indicata come punto panoramico perché non vogliamo perderci davvero nulla di questo bel sentiero. La visuale da qui è talmente bella che decidiamo di fermarci per pranzo. Guarda che vista, focaccia più che meritata. Siamo tutti d'accordo che la focaccia con le cipolle sia la più buona in assoluto, vero? Aspettiamo di leggere nei commenti la vostra preferita. E già che ci siete lasciate anche un mi piace al video se vi va. Dopo questa pausa che c'è stata tutta, ci rimettiamo in cammino. Non manca molto all'arrivo a destinazione. Dopo poco, infatti, iniziamo a scendere in direzione Varigotti. Qui il sentiero ha un fondo molto più irregolare, con grandi pietre. È un po' più impegnativo rispetto al resto. Assolutamente le scarpe da trekking ci vogliono. Stiamo facendo la super discesa che va a Varigotti e vedendo come scende rapidamente vi consigliamo assolutamente di partire col sentiero a Noli perché penso che questa strada sotto il sole in salita deve essere una mazzata incredibile. Iniziamo a scorgere i primi tetti del paese, ma prima di entrare in centro passiamo accanto al mausoleo dell'Australiano, un monumento di cemento e terracotta con scritte in inglese e in italiano, che ricordano le gesta di Giuseppe Cerisola, nato a Varigotti e vissuto per molti anni in Australia, dall'incontro con uno squalo a molti salvataggi di naufraghi. Ci lasciamo alle spalle il sentiero e siamo nel Borgo Vecchio, con le sue casette basse e intonacate con colori sgargianti, dall'aspetto insolito e particolare, che si affacciano direttamente sulla spiaggia. Ci sono piccole vie e piazzette nascoste, tra le poche case che creano questo borgo pittoresco, di origine saracena, che non assomiglia a nessun altro borgo ligure. Il mare cristallino di un bellissimo azzurro. Salutiamo Varigotti e sempre con il 40 sbarrato torniamo a Noli a recuperare lo zaino che abbiamo lasciato in hotel. Prima di andare in stazione dei treni però non possiamo andarcene dalla Liguria senza aver bagnato i piedi in mare almeno una volta. Quanto è rinfrescante dopo il trekking.
E così anche questa avventura è giunta al termine, si torna a casa dopo 2 splendide giornate al mare. Mi raccomando, non dimenticate di scaricare l'app Trainpal e di utilizzare il nostro codice SaraPaolo5 per prenotare il vostro prossimo viaggio. Trovate il link in descrizione e nel primo commento in evidenza. Grazie per essere dei nostri e per aver guardato il video fino alla fine. Come sempre, per supportare il nostro lavoro, non dimenticate di lasciare un mi piace e di iscrivervi al canale. E se state cercando un altro trekking da fare in Liguria, date un'occhiata anche al Sentiero dell'Infinito. Vi basta cliccare sul video qui a destra. Noi ci vediamo tra 2 settimane con un nuovo viaggio. Un abbraccio e a presto. Ciao! Ciao!